Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che si stanno iscrivendo, continuate a farlo, lasciate un mi piace, ma lasciatemi anche un commento, anche perché soprattutto in questo periodo in cui la Juventus, diciamo, non ci sta fornendo delle grandissime prestazioni, fa piacere anche condividere un po' i pensieri, non solo i miei, ma sapere anche cosa ne pensate voi. Oggi farò un video, ho pensato a un po' di dati, alcune cose da condividere con voi, però prima di iniziare voglio anche dire lo so che il calcio è una delle cose in Italia che ci fa scaldare il cuore e ci fa sognare, come è giusto anche che sia, perché c'è una storia, una cultura a riguardo che, va indietro di un bel po' di tempo. Però, bisogna anche saper sorridere, anche nei momenti di difficoltà, perché bisogna guardare avanti e alla fine, quello che ho imparato io negli anni, è che se, non si sorride un po' di più e comunque ci si focalizza solo sulle cose negative, alla fine non si ha una mente aperta e non si ha molta chiarezza per riuscire poi a dare un occhio al futuro. Vi dico questo perché secondo me in questo momento di difficoltà, bisogna anche pensare a come ripartire, bisogna sicuramente pensare. E vi ripeto, io questa questione di motta, non motta, motta in, motta out, ho la mia opinione, probabilmente non è uguale a quella che avete voi, ma la condivido. Non credo in continue ripartenze e non credo che i risultati siano necessariamente sempre nei momenti storici come questo, quelli che devono fare quello che deve fare prendere una decisione su come, comportarsi con Motta adesso, a fine anno o in vista dell'anno prossimo. Però partiamo. In questi giorni mi son guardato le partite di Champions League. Ci sono gli ottavi, partite tra l'altro strepitose, se non le avete viste vi invito a guardarvele, e mi sono reso conto che alcune delle opinioni, alcuni degli spunti, che io ho preso da queste partite sono poi anche gli spunti che ha preso qualcun altro, persone anche programmi che seguo non solo su YouTube, altri youtuber, altri programmi, persone anche calciatori che sono molto più, in merito all'argomento ne sanno molto più di me, però abbiamo avuto un po' le stesse opinioni. Uno di questi è stato Balzaretti, ha fatto un'analisi molto simile a quella che farò adesso anch'io e aggiungerò anche delle cose, guardando un po' le partite di Champions. Anche perché, vi ripeto, da qualche parte bisogna ripartire. Come riparte la Juventus per il futuro? Dimenticate di adesso, domani, io vi sto parlando proprio di un progetto più grande, perché anche secondo me la società deve avere un progetto. Visto che si parla di progetto, molti dicono: "Ma dov'è questo progetto?" Io ancora non ho visto nulla, su alcune cose son d'accordo, però bisogna avere un'idea. Allora, oltre a mettere delle persone dentro l'organico che sappiano di Juventus e respirino Juventus e soprattutto avere anche, più persone dal lato sportivo che possano dare una mano a Thiago Motta, in tutto l'organico secondo me serve proprio un DNA che c'è stato, basta pensare alla famiglia Agnelli, della quale adesso non parlo, di queste voci che sono uscite, di cui non mi interessa relativamente al momento. Però iniziamo così, guardando le partite. Partiamo da cioè, bellissima partita tra il Benfica e il Barcellona. Il Barcellona però, se guardate, schiera dei giocatori e ha in rosa giocatori che vengono poi dalle giovanili, la famosa cantera, e giocatori che possono, visto che sono nati, cresciuti e hanno respirato Barcellona fin da bambini, veramente portare quello che è poi il DNA di una squadra. E voi vi direte: ma come fa un giocatore, cioè uno va a giocare a Barcellona, deve già capire in che squadra gioca." Non è così facile, soprattutto di questi tempi in cui tra social media, tra comunque un momento storico dove comunque anche i giovani fanno un po' più fatica e non è come mio nonno che rimaneva nello stesso lavoro per 50 anni e dava tutto, adesso non si stufa, 20 minuti cambia. Non sto giudicando, ma lungi da me. Tutti fanno quello che vogliono, però i tempi cambiano e se tu rimani indietro, alla fine rimani indietro e gli altri vanno avanti. Quindi anche la Juve si dovrà adattare. Ma allora comunque diciamo, parliamo del Barcellona. Alla fine Yamal, Gavi, Araujo, Balde che ieri ha giocato anche un'ottima partita, lo stesso Olmo che alla fine, ha giocato una parte della sua gioventù nelle giovanili, quindi comunque un qualcosa di pazzesco, giocatori di altissimo livello che fanno anche parte poi dell'ossatura della nazionale spagnola. Questo non è da dimenticare, perché se voi ci pensate, parlerò non solo di Juventus ma anche di Milan, queste 2 squadre erano quelle che avevano l'ossatura, fornivano l'ossatura alla nazionale italiana. Adesso quell'ossatura non la forniscono più, chi la fornisce? L'Inter. Inter del quale si parla anche troppo poco, perché l'Inter alla fine è una squadra che secondo me spesso gioca un calcio molto molto bello, è una squadra molto solida, è una squadra che ha un allenatore che secondo me viene bistrattato spesso, ma ha fatto un lavoro incredibile e ha valorizzato un sacco di calciatori. Basti pensare a gente come Dumfries che fino a un anno fa
dai propri tifosi veniva maltrattato e bistrattato, adesso è un giocatore totale che anche ieri ha trascinato comunque la squadra e lo sta facendo spesso in questo campionato. Però l'Inter ha quell'ossatura, cioè si parla dei Di Marco, si parla dei Barella, si parla di uno dei giocatori più forti secondo me nel suo ruolo che è Bastoni, cioè giocatori che acerbi, che comunque adesso sì, con l'età sta andando avanti, ma, comunque fa sempre parte del giro nazionale e adesso l'ossatura è lì e l'Inter vince, vince i campionati, almeno, negli ultimi se lo vince anche quest'anno sarà 2 volte in 3 anni. E alla fine, bisogna pensarci a queste cose, non è che ci può non pensarci. Altra squadra che gioca in maniera totale in Italia è l'Atalanta. Basti pensare che quando l'Atalanta affrontava il Liverpool di Klopp, Klopp disse: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, non fa piacere a nessuno." Ma l'Atalanta ha un vivaio che è pazzesco, cioè non avrà la struttura della nazionale, però di giocatori ultimamente la nazionale ce ne dà anche e devo dire che ha un vivaio che da anni fa un lavoro incredibile. Cioè nel passato c'erano i vari non so, Montolivo, Pazzini, Doni, Donati, ce ne s Bonaventura, ce ne sono ancora tantissimi. Adesso nel presente Carnesecchi che gioca comunque titolare, Scalvini che giocava titolare prima dell'infortunio, comunque Cambiaghi che gioca in Italia e che sta facendo una bellissima carriera, comunque c'è Del Prato, mi sembra che sia adesso al Parma, ma ce ne sono anche altre, adesso non mi ricordo tutti, ma ce ne sono e bisogna andare a capire come mai questi investimenti a lungo termine poi pagano. La Juventus certo che c'ha la next gen e ti dico, non devono essere solo giocatori italiani, possono anche essere giocatori stranieri. È importante però che crescano nel vivaio e ci stiano per tanto tempo, perché veramente solo così uno riesce a se non sono italiani, a capire veramente cosa sia la Juventus. L'italiano di nascita lo capisce semplicemente perché i nonni e tutti quanti, gli avranno parlato della Juventus, saran stati tifosi e poi se guarda il campionato si rende conto che la Juventus è sempre stata una delle squadre più blasonate con Inter e Milan, eccetera. Però se uno invece è straniero, beh, chiaramente se cresce nel vivaio, gli viene inculcato l'importanza, lo spirito della maglia, camminerà come ho detto in un video precedente, gli faranno vedere il museo della Juventus e respirerà quello fin da quando è bambino, quindi è un qualcosa di importantissimo. Ehm, Però, c'è anche da dire, se pensate a un'altra squadra che faceva fatica con identità in Europa era il PSG. Se adesso avete visto la partita PSG-Liverpool, il PSG ha secondo me meritato di passare il turno. All'andata ha giocato una partita pazzesca e poi ha perso. Alisson ha fatto non so quanti miracoli. Forse questa partita un pochino più equilibrata, però comunque secondo me il PSG nel totale ha meritato e ha sconfitto il Liverpool. Sì, chiaramente ai rigori, però il Liverpool che è una delle squadre che al momento in Europa era più in forma, ha praticamente ammazzato la la mhmm, il campionato inglese, l'ha ucciso. La FA Cup è stata cioè la Premier League è stata uccisa dal Liverpool, non c'è anche partita probabilmente. Però cosa voglio dire? Che il PSG ha deciso di mandare via dei campioni come Mbappé, aveva Messi, aveva Neymar e di investire su talenti giovani ma talenti alcuni del vivaio e altri soprattutto francesi. Ha investito in più talenti francesi per dare un'identità a una squadra che di identità non ne aveva, l'aveva completamente persa, una squadra così storica. Poi pensiamo a squadre come il Milan. Il Milan quando vince 3-2 all'ultimo sospiro contro il Lecce, beh, se guardate la formazione praticamente il Milan, di italiani aveva solo Gabbia e forse Sportiello, ma Sportiello perché era infortunato Maignan e Gabbia perché, gioca e non gioca, cioè ogni tanto c'è, Pavlovic, ogni tanto c'è, uhm, come si chiama, l'altro centrale, che la Juve voleva, adesso mi ho un lapsus, però comunque per farvi un esempio, così è, cioè, se non si hanno in campo cioè il Milan era quello dei Maldini, Massaro, Costacurta, Donadoni, Baresi, Rossi, cioè quelli eran praticamente l'ossatura poi della nazionale. Poi dopo c'era Pirlo, c'era Gattuso, cioè voglio dire sono cambiate, le generazioni, però c'è sempre stato quello. Adesso sì, io vi do ragione, in Italia forse la qualità si è un po' abbassata, però, come mai l'Atalanta riesce a sfornare tutti questi campioni e giocatori comunque, se non campioni di altissimo livello? Cannesecchi sarà un portiere Cannesecchi quest'anno ha salvato l'Atalanta in un sacco di situazioni anche in Champions League, sarà un portiere comunque che secondo me farà strada anche in nazionale. Scalvini è perché adesso ha avuto questo bruttissimo infortunio, può adesso si è fatto male alla spalla, ma sarà di altissimo livello. Quindi voglio dire,
qualcuno ci sta investendo veramente bene e sta guardando al futuro, però sta anche cercando proprio di riportare quel DNA che manca, bisogna portarlo anche in azienda proprio, perché la Juventus è un'azienda. Infatti quello a cui voglio arrivare è proprio a parlare con voi, anche per farvi capire che guardate il Cholo Simeone che perde una partita in casa che meritava, perché nelle 2 partite secondo me alla fine, ed è un mio parere, l'Atletico meritava con un con questo giallo su rigore di Julian Alvarez che praticamente sembra che tocchi 2 volte la palla, quindi viene annullato questo rigore, però siccome non siamo ancora arrivati al punto in cui c'è come in America e negli Stati Uniti, una delle uniche cose che a me piace, ma anche nel rugby, c'è quella spiegazione al pubblico, nel football americano c'è quella spiegazione al pubblico, beh, lì nessuno ha capito cosa è successo allo stadio. Cioè nessuno aveva visto, cioè è difficile vedere da un replay e anche quello proprio con il dettaglio nel pixel, vedere cosa è successo con questo doppio tocco che rimane ancora a questo punto di domanda. Ma arriviamoci, prima di tutto non viene spiegato al pubblico, cosa che non si è mai vista, ma almeno il referee poteva fare, l'arbitro poteva fare un gesto, qualcosa un po' più chiaro, no in 2 secondi, non si è capito nulla. E poi pensate all'allenatore che a fine partita va a incitare il pubblico ed è orgoglioso di essere di fare parte dell'Atletico. Da lì si riparte. In Italia sarebbe scoppiato lo stadio, ci sarebbero volati, non so, sedie, pugni e manete, cioè io non lo so, sarebbe stato incredibile. L'italiano deve imparare da queste cose, perché secondo me il calcio è anche quello. Lì ho visto dignità e attaccamento alla maglia. Cioè lì proprio l'allenatore ha dimostrato dignità e attaccamento alla maglia, e da quello che si riparte. Anche la Juventus, bisogna ripartire da quello. Bisogna ripartire dall'attaccamento alla maglia, dalla dignità. La società deve fare dei cambi interni per portare una Juventus che sia più Juventus e non solo una Juventus di commercialisti e direttori che sanno un sacco di finanza, ma sanno poco, secondo me, di sport. Qualcuno deve essere affiancato a Giuntoli, come continuo a ripetere, e però ci deve essere anche proprio quell'identità, bisognerà investire. E vi dico una cosa che vi farà arrabbiare, probabilmente toglierete il mi piace, ma va bene, perché non siamo qua per questo. Alla fine bisognerà soffrire e sudare e ci vorrà del tempo per andare a riportare la Juventus dove merita e a delle vittorie. La Juventus non è più quella del passato. Io continuo a sentir parlare, riportiamo Conte, riportiamo Allegri. A me piacciono tutti e 2 in maniere diverse, per motivi diversi, ma a me del passato interessa poco. Il passato deve essere una base per ripartire, cioè ci dobbiamo ricordare chi siamo, che è una squadra blasonata e vincente. Però la Juventus di 10 anni fa non esiste più, è cambiato il momento storico, è cambiato, è arrivato il fair play finanziario, siamo andato sotto per la pandemia e altre scelte sbagliate di milioni e milioni che vanno risanati. La Juventus è un'azienda, non esiste più il calcio un po' più scanzonato degli anni 70, 80, dove comunque anche il calciatore prendeva delle cifre molto più basse. Ormai è tutta un'azienda, bisogna stare in positivo, far quadrare i conti e nello stesso momento anche far crescere la parte sportiva. Allora servono meno tecnici dentro la Juventus e più gente che si occupi della parte sportiva e che dia una mano. Ma dopo il tifoso, noi dobbiamo essere parte del cambiamento in positivo. Cioè il tifoso non può essere lì che va allo stadio, non canta e fa protesta. Ma guardate cosa succede negli altri stadi. Succede veramente pochissimo. Cioè la protesta va bene, ma va fatta alla fine. Quando la squadra gioca bisogna sempre essere a favore e mai contro. Io, fino a quando ci sarò a questo mondo e guarderò la Juventus, sarò sempre a favore. Non penserò mai e spererò mai che la Juventus vada a perdere contro la Fiorentina per cacciare Thiago Motta, perché quello non è tifare, quello non è un tifoso della Juventus, o almeno non è il tifoso della Juventus con cui mi identifico io. Io tifo sempre a favore e voglio che la Juventus vinca sempre, perché non si può insegnare a un calciatore di non mollare mai e avere un motto che dice fino alla fine: "Se io e te molliamo per primi". Io non voglio essere tra quelli. Quindi sempre avanti, continuate a iscrivervi, grazie, forza Juve, non mollare mai.